Ciao Cover Project, io sono Lazzaro Raboni, sono titolare dello studio Raboni Architetti di Milano e oggi vi farò vedere l'ultimo progetto che abbiamo finito di recente a Mosca. Il progetto che vi faremo vedere oggi è una residenza monofamiliare di 1000 metri quadrati, costruita su un lotto di terreno di 4500, situata a circa 20 km da Mosca. L'idea centrale del progetto è, come sempre accade quando si studia la collocazione di un progetto sul terreno, è quello di ottimizzare la posizione. Quindi in questo caso c'è un affaccio molto bello verso sud ed è su questo lato che noi abbiamo deciso di affacciare le stanze principali. Quindi il progetto si è sviluppato in senso longitudinale, tenendo verso nord le parti di servizio e di distribuzione e privilegiando quindi l'affaccio verso sud, creando una sorta di piazza interna su cui gli ambienti principali si affacciano. Allora, per quanto riguarda la giacitura della casa sul terreno, noi abbiamo fatto dei movimenti di terra perché il primo piano è tutto piano, mentre il terreno aveva dei dislivelli, quindi sono stati creati dei movimenti terra in modo da permettere che la casa fosse su un unico livello. Questi dislivelli che si sono creati tra la parte estrema della casa e il terreno esistente sono stati poi colmati dallo studio del Landschaft con delle balze e dei percorsi degradanti. Quindi si è intervenuti un po' anche sulla orografia del terreno. La domanda è qual è il rapporto con l'esterno, con la natura? Il rapporto con la natura, che ovviamente è importante, è stato risolto ovviamente privilegiando gli affacci migliori e comunque recuperando quanto più possibile tutti i traguardi di luce e di vista internamente, lateralmente, con dei tagli nelle finestre, eccetera, in modo da poter godere delle profondità dello spazio, eccetera, e quindi la vista sulla natura il più possibile da tutti i lati, cioè io vedo di lì, vedo di là, vedo di lì, vedo di là. Quello che voglio dire è che non c'è stato il tentativo di nascondere la mano dell'architetto, anzi, la mano dell'architetto c'è e si vede. Mi riferivo semplicemente alla scelta cromatica in cui i materiali tendono, diciamo, ad assecondare, diciamo, i colori dell'ambiente. Dicevo, e quando dico che l'architetto non ha voluto nascondersi o sottrarsi alle responsabilità del segno, significa che alcune scelte risultano particolarmente, se vogliamo, aggressive formalmente. E un esempio abbastanza lampante di questo è per esempio la fontana che abbiamo deciso di creare all'ingresso. È una fontana, diciamo, che si può ispirare lontanamente a certe cose, a certe opere di Carlo Scarpa o di Noguchi, non lo so, ovviamente, diciamo, per quello che si può, e che ha una forma triangolare, quindi con degli angoli acuti, apparentemente anche cattivi.
ma il senso di questa fontana era che doveva in qualche modo richiamare l'attenzione con il suono, il rumore dell'acqua, e formalmente creava una linea diretta tra l'ingresso su strada, il cancello di strada, e l'ingresso in casa, il quale ingresso è un po' nascosto rispetto all'ingresso su strada, e quindi funzionava come una sorta di freccia che ti indicava il percorso verso l'ingresso. Quindi diciamo a grandi linee questo è stato il processo creativo di come questa casa si è sviluppata e quali sono state le scelte dei materiali e dell'inserimento nel terreno. Per quanto riguarda le funzioni della casa, noi abbiamo avuto la fortuna di lavorare con un committente che ci conosce da tanti anni, che apprezzava il nostro lavoro e che quindi, fatto salvo le indicazioni dimensionali della casa, che dicevamo sono circa 1000 metri, e le funzioni interne, cioè il numero di camere da letto, eccetera, eccetera, ci ha dato sostanzialmente carta bianca. Quindi è la situazione ideale per un architetto, per cui, diciamo, stante le premesse, tutto quello che viene di bene è merito dell'architetto, quello che non funziona è colpa dell'architetto, nel senso che spesso l'architetto poi, come dire, si rifugia dietro al fatto che il cliente lo ha obbligato a fare certe cose. In questo caso non abbiamo scusanti, diciamo, il risultato è assolutamente frutto della nostra capacità o incapacità creativa. L'idea distributiva della casa è innanzitutto la possibilità di traguardare la lunghezza e la larghezza dell'edificio, e poi l'organizzazione distributiva interna, sia in orizzontale che in verticale. Per quanto riguarda la distribuzione verticale, la posizione della scala è centrale, perché in una progettazione di una casa a 2 piani la posizione della scala è fondamentale. Quindi per quanto riguarda il primo piano, la distribuzione è organizzata con una scala come elemento centrale, e poi diciamo a grandi linee in 3 blocchi. Un primo blocco che comprende il garage e la parte dello staff al secondo piano, una parte centrale con la cucina e il grande living, e un'ultima parte che include la zona degli ospiti e la spa. Tra questi 3 blocchi ci sono degli elementi di collegamento. Il primo collegamento tra il blocco di servizio e quello centrale contiene delle zone di servizio tecniche, lavanderia, cucina tecnica, mentre il secondo blocco contiene la scala. In particolare il blocco centrale, che diciamo rappresenta il cuore della casa e che è diviso in cucina, pranzo e zona living, vorrei spendere 2 parole sulla cucina. La cucina, che è all'interno, cioè non affaccia direttamente sull'esterno, ma rappresenta una sorta di perno della casa. La cucina ha 4 ingressi, dalla zona di ingresso, la zona di servizio, la zona verso la scala e la zona verso il soggiorno. Quindi è proprio un fulcro distributivo della casa. Quindi la cosa interessante è che uno spazio che viene concepito normalmente come uno spazio puramente funzionale, cioè del trasporto da un livello all'altro, diventa invece un elemento architettonico molto forte, molto protagonista, e ha questa doppia funzione. La prima funzione è quella della scala, ma diventa un elemento di articolazione dello spazio. E
Questa doppia funzione della scala, con la sua possibilità di essere circondata, diciamo, con dei percorsi, introduce un altro elemento fondamentale nella progettazione, cioè quello della circolarità dei percorsi. Ed è un principio che noi cerchiamo sempre il più possibile di applicare in tutte le nostre architetture, cioè appunto non avere come delle vie d'uscita, ecco, non avere il monopercorso, avere la possibilità di girare nello spazio, che è la ricchezza poi dello spazio, dell'architettura. Questo tema della circolazione dello spazio è perfettamente esemplificato se analizziamo il Grande Soggiorno, che è diviso in due parti, la parte di seduta e la parte del pranzo. L'ambiente è unico, ma tra uno spazio e l'altro, i due spazi funzionali, diciamo, abbiamo creato un grandissimo camino che fa da schermo tra la seduta del pranzo e le sedute del coso. Questo camino non è un semplice camino, è un grande volume che accoglie sia la zona del fuoco del camino, sia il deposito per la legna, sia dalla parte posteriore verso il tavolo degli armadi per contenere il vasellame, il china, insomma quello che serve al tavolo da pranzo. Attorno a questo camino io posso circolare, quindi questa è l'esemplificazione più lampante di cosa significa la possibilità di girare all'interno di uno spazio. Il secondo piano invece è dedicato alla zona notte e le richieste del cliente hanno quello di ricevere 2 suite più altre 2 stanze, uno studio e una stanza giochi per i bambini, più le dotazioni standard di cabine armadio e bagni privati. Questo è stato assolto, diciamo, questo compito è stato assolto. Anche in questo caso, diciamo, la scala rappresenta la cesura tra una zona e l'altra. C'è una zona con le 2 suite per i genitori e un'altra zona più separata per i figli. Quindi anche in questo, al centro c'è lo studio, quindi anche in questo caso funzionalmente noi troviamo questi 2 blocchi, una parte dei genitori, una parte dei figli, quindi con la garanzia di una privacy maggiore tra individui di età diverse e quindi anche di esigenze diverse. La scala è l'elemento centrale che distribuisce. Aggiungo che il primo piano ha una metratura superiore perché sono maggiori le funzioni rispetto al secondo piano e quindi le parti in aggiunta come metri quadri al primo piano hanno rappresentato l'occasione per creare delle terrazze al piano di sopra, per cui c'è una grande terrazza dedicata alle stanze dei ragazzi e una grande terrazza dedicata alla parte dei genitori. La scelta delle finiture interne e dei colori rappresenta un po', diciamo, la somma di quello che noi riteniamo giusto negli interventi di edilizia privata, e cioè quello di consegnare un involucro che ovviamente risente della mano dell'architetto per quanto riguarda i tagli, lo spazio, eccetera, ma che da un punto di vista dei colori e quindi dei materiali sia sufficientemente neutro per permettere poi a chi ci abiterà di aggiungere il tocco personale, cioè se l'architetto diventa troppo invadente da un punto di vista dei colori, finisce che, come dire, prevarica la personalità di chi ci abita.
Quindi all'abitante rimane la possibilità di personalizzare all'interno di un involucro comunque coerente con tutto il resto. In questo caso in particolare, stante la carte blanche che ci è stata data, noi ci siamo occupati anche della scelta delle lampade, degli arredi, e quindi diciamo l'intervento è andato anche molto in profondità, però tutti gli arredi scelti sono degli arredi che possono più o meno incontrare un gusto generico, ma nessuno di questi ha un'aggressività che uno dice va bene, veramente questo mi dà fastidio. Cioè, sono comunque delle scelte tutto sommato tranquille, ecco. La casa poi è stata in qualche modo vestita per dare una sensazione di finito con dei tocchi d'arte. Abbiamo quindi fatto una selezione di quadri di grande qualità, ovviamente sono delle riproduzioni perché non si poteva mettere l'originale, e abbiamo scelto delle opere di artisti molto noti e a noi affini, quindi è evidente che sono delle riproduzioni, ma volevano dare l'idea al cliente di come questa casa avrebbe potuto essere valorizzata, perché le opere d'arte, molto più che una decorazione artificiale fatta col materiale, danno la qualità complessiva di una casa e completano il risultato, diciamo. Come dice Le Corbusier, l'architettura è il libero gioco di volumi nella luce, che è una definizione molto aulica, però tradurla concretamente che cos'è? È una definizione poetica. Come gioca? Se questo volume fosse stato 20 cm più alto non avrebbe funzionato probabilmente. Cioè è un problema di come tu occupi uno spazio. Non so come dire, è molto difficile da definire. Cioè, la definizione qualità dello spazio è intraducibile. È come dire la qualità di un tramonto. Cioè, è un insieme di rapporti proporzionali e di cose che devono funzionare. Quando qualcosa è distonico, tu ti accorgi che è distonico, o è troppo alto, è troppo basso, è troppo grasso, o è troppo corto. Cioè, questa è la qualità di uno spazio. Come si fa a tradurre?